Allora ragazzi, eccoci qua, bentornati su Green Italy. La scorsa puntata abbiamo visto 4 cultivar di pomodoro che assolutamente non possono mancare nel nostro orto. Oggi mi sembra giusto vi faccio vedere come le pianto io. Quindi mi raccomando, se non hai mai piantato i pomodori, ma anche se già li pianti e vuoi vedere semplicemente come io li coltivo, mi raccomando, non perdere la fantastica puntata di oggi perché vi mostrerò tutti i dettagli. Ragazzi, io mi organizzo un attimo, voi restate con me, ci vediamo subito dopo. Ciao! Allora ragazzi, eccoci qua, bentornati. È appena cominciato di piovere, quasi come un segno divino. Ma io la puntata la devo portare avanti soprattutto perché le piantine le devo mettere a dimora. Tra l'altro questa settimana, come vedete, dà pioggia sempre e quindi diciamo che voglio approfittare. Tra l'altro farò questa operazione con il mio classico bazooka, quindi è importante per me che la terra non sia particolarmente bagnata, se no dovrò fare tutto a mano e capite benissimo che è un lavoro non da poco. Allora, nel frattempo, cosa vi dico? Questa mattina mi sono portato avanti, tra l'altro era una splendida giornata, ho iniziato a fare una concimazione di fondo con dell'humus di lombrico. L'ho distribuito a spaglio, quindi andando a distribuire all'incirca su questa porzione che coltiverò interamente con i pomodori. È lunga 20 metri e larga 2, ho distribuito all'incirca 40 kg di humus di lombrico. Ragazzi, è importante nutrire le piante, anzi nutrire il suolo ed in particolare le solanacee, quindi pomodori, melanzane, insomma hanno bisogno di nutrimento, di ciccia, quella che io chiamo ciccia, quindi è importante prima di andarla a mettere a dimora effettuare una concimazione. C'è chi mi dice io uso il letame, va bene, anche se diciamo secondo me il letame ad oggi non è più così conveniente utilizzarlo. A me non piace ad esempio che porta spesso e volentieri delle infestanti che poi se le portiamo nel nostro orto magari non ce le leviamo più, quindi fate comunque attenzione alla provenienza del letame e soprattutto perché la distribuzione del letame va effettuata diciamo almeno 1 o 2 mesi prima, perché una volta che lo andiamo a distribuire sul terreno dobbiamo dare il tempo alla natura di degradarlo e quindi fare in modo che le sostanze buone in esso contenuti siano disponibili per le piante. Con l'humus di lombrico questa cosa non serve perché il letame ha già subito un processo di trasformazione, viene inoltre digerito dai lombrichi, quindi trasformato, a cui naturalmente loro aggiungono enzimi e sostanze benefiche, auxine, tutte cose che fanno bene per le piante, ma soprattutto ragazzi lo posso utilizzare direttamente, quindi senza aspettare, ed è quello che faccio io. Distribuisco l'humus e subito dopo effettuo una fresatura. Anche oggi è successo così, quindi subito dopo averlo distribuito ho effettuato una lavorazione del terreno. Anche qui ragazzi un altro aspetto importantissimo: prima di mettere a dimora le piante facciamo in modo di garantirgli una casa che le ospiterà accogliente. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prenderci cura fin da subito del suolo, quindi una lavorazione del terreno, dobbiamo renderlo soffice e soprattutto, visto che poi sarà la casa delle nostre piantine, dobbiamo evitare che esso generi dei ristagni. Quindi mi raccomando, è un aspetto importante, non è necessario il trattore, la fresa, basta ragazzi una banga a mano alla vecchia maniera, andiamo poi a sminuzzare, l'importante è che prepariamo il terreno. Tra l'altro ragazzi, da quest'anno è disponibile il nuovo formato di humus di lombrico, venite qua, approfitto per farvelo vedere perché è un'anteprima, sta arrivando in tutti i migliori garden e abbiamo deciso, visto il successo dello scorso anno, di fare diciamo un formato più in linea, più adatto con i quantitativi che possiamo utilizzare nel nostro orto e quindi obiettivamente anche più conveniente. Quindi mi raccomando, in alto qui trovate tutti i punti che attualmente lo vendono.
Altro aspetto importantissimo, la pacciamatura. Ragazzi, utilizziamo un telo della pacciamatura. Io per i miei pomodori utilizzo ormai da diverso tempo questo qui, guardate quanto è bello, quadrettato. È vero che costa un pochino di più, ma vi posso garantire che il costo lo ammortizzerete tranquillamente nel tempo, quindi vale veramente la pena, a differenza di quest'altro che è di plastica, che diciamo che è usa e getta. Quest'anno però, come vi stavo dicendo, voglio fare delle modifiche, voglio fare dei test, perché anche tra l'altro la cosa bella nell'agricoltura è che non c'è mai una regola fissa, possiamo cambiare naturalmente sperando di migliorare, ma questo lo scopriremo solo dopo il test. E quindi quest'anno praticamente che ho fatto? Io di solito utilizzo mettere il tubo dell'ala gocciolante al di sotto del telo della pacciamatura. Guardate come in questo caso, quindi vi faccio vedere, prima metto la manichetta e poi ovviamente vado a stendere il telo. Questa volta però io ho una grande necessità, che è quella di velocizzare la messa a dimora della piantina, e quindi mentre di solito io le pianto praticamente in questa posizione, con un piro vado a effettuare un buco, metto la piantina, l'humus e vado avanti, quest'anno vorrei utilizzare il bazooka, e quindi per non prendere il tubo, che a differenza di quel telo qui diciamo verrebbe nascosto, siccome non voglio fare danni, parole povere, quest'anno che faccio? Provo a mettere le piantine con il bazooka e subito dopo, una volta che ho messo tutte le piantine, vado a stendere la manichetta. Tra l'altro questo telo, ragazzi, è fenomenale, non solo perché non fa crescere le infestanti, e quindi ve lo consiglio a meno che non avete sempre il tempo e il modo di andare a estirparle, ma soprattutto perché questo telo non è impermeabile, e quindi proprio per questo, mettendo la manichetta nella parte superiore, l'acqua che defluirà andrà a contatto con la piantina, quindi perfetto. Ragazzi, sta iniziando a piovere, devo portare il mio lavoro avanti, quindi intanto inizio e noi ci vediamo dopo. Allora ragazzi, il lavoro è finito, sono molto ma molto soddisfatto. Ha piovuto sempre, in alcuni momenti ha piovuto veramente tantissimo, ma è stato altrettanto emozionante. Mi sono sentito un po' come un bambino che ama il pallone e gioca la sua più bella partita sotto la pioggia. Ragazzi, emozionante questo momento, ma è ancora molto più emozionante farlo sotto la pioggia. Tra l'altro così le piantine attecchiranno veramente senza problemi. Ragazzi, guardate, questo è il risultato finale, guardate che bello. Adesso dobbiamo solo aspettare, fra qualche settimana inizierò a creare l'impalcatura, realizzerò sicuramente una puntata dedicata. Per oggi però ragazzi è veramente tutto, sono un po' stanco, noi ci vediamo come sempre ai prossimi fantastici video. Ciao!